Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Deltacortene Bruno Farmaceutici SpA. Ultimo aggiornamento 6 novembre 2021. Cos'ha Deltacortene? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Deltacortene durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Deltacortene? Deltacortene è un farmaco a base del principio attivo prednisone, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico glicocorticoidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruno Farmaceutici SpA. Deltacortene può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Deltacortene 25 mg 10 compresse, Deltacortene 5 mg 10 compresse, Deltacortene 5 mg 20 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bruno Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: prednisone. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: trattamento a breve termine, come terapia aggiuntiva, in episodi acuti o riacutizzazioni di affezioni di interesse reumatologico, artrite reumatoide, malattia di Still, spondiliti anchilosanti, artrite gottosa acuta. Trattamento in riacutizzazioni o come terapia di mantenimento in casi particolari di lupus eritematosus sistemico, dermatomiosite, periartrite, cardite reumatica acuta o altre malattie del collagene. Trattamento di condizioni allergiche gravi o debilitanti, non rispondenti ad altre terapie, come asma bronchiale, dermatiti da contatto, dermatite atopica. Trattamento della sarcoidosi. Trattamento di affezioni ematologiche quali anemia emolitica acquisita, autoimmune. Trattamento palliativo di leucemie e linfomi degli adulti e leucemia acuta dell'infanzia. Coadiuvante nel trattamento della colite ulcerosa. Posologia: somministrazione orale. La dose terapeutica d'attacco, nell'adulto di peso medio, corrisponde a mg 20-30 al giorno. Questa dose iniziale può essere ridotta entro una settimana ad una dose di mantenimento mediamente di 10-15 mg al giorno. Possono essere richiesti anche dosaggi minori in rapporto al peso corporeo ed all'età del paziente. La posologia di mantenimento deve essere sempre la minima capace di controllare la sintomatologia. Una riduzione posologica va fatta sempre gradualmente. È importante sottolineare che il fabbisogno corticosteroideo è variabile e quindi la posologia va individualizzata tenendo conto della malattia e della risposta terapeutica del paziente. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Tubercolosi, ulcera peptica, psicosi, herpes simplex oculare, infezioni micotiche sistemiche, osteoporosi di grado severo, stati di immunodeficienza, diabete instabile. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I corticosteroidi possono mascherare alcuni segni di infezione e durante il loro impiego si possono verificare infezioni ricorrenti. In questi casi va valutata l'opportunità di istituire un'adeguata terapia antibiotica. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Si ritiene che il trattamento concomitante con inibitori di CYP3A, compresi i medicinali contenenti cobicistat, possa aumentare il rischio di effetti indesiderati sistemici. L'associazione deve essere evitata a meno che, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Deltacortene insieme ad altri farmaci come Eurosaluneb, compresse rivestite a euro, Euroscatrud a euro, Euroslobidur, compresse rivestite a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide accorda a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide doc generic a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide ega a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide milana a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide sandoza a euro, Eurosnebivulolo idroclorutiazide teva italia a euro, Eurosnobizide, compresse rivestite a euro, Euroscelboraf a euro, eccetera.
Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere deltacortene durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere deltacortene durante la gravidanza e l'allattamento? Nelle donne in stato di gravidanza, in allattamento il medicinale va somministrato nei casi di effettiva necessità, sotto il diretto controllo medico. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Sebbene non siano note interferenze sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari durante la terapia con prednisone, l'uso dei corticosteroidi è stato associato a disturbi psicotici, cognitivi e dell'umore. Vedere paragrafo 4, 4 e 4, 8. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati sono organizzati secondo la classificazione sistemica organica MEDRA. La frequenza definita attraverso la seguente convenzione. Molto comune, a 0 yen 1 decimo, comune, a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo, non comune, a 0 yen 1, 1, 000, 1 centesimo, raro. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In corso di terapia prolungata e con dosi elevate, se si dovesse verificare un'alterazione del bilancio elettrolitico, è opportuno adeguare l'apporto di sodio e di potassio. I corticosteroidi aumentano l'escrezione urinaria di calcio ed inibiscono il suo assorbimento intestinale. Vedere paragrafo 4, 4. In caso di sovradosaggio si raccomanda di effettuare, in concomitanza con le misure abituali per l'eliminazione del farmaco non assorbito, lavanda gastrica, carbone vegetale, eccetera, il controllo clinico delle funzioni vitali del paziente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Corticosteroidi sistemici, non associati, glucocorticoidi. Codice ATC. H02AB07. Il prednisone, pur presentando il tipico profilo dello steroide glucocorticoide, si differenzia dal cortisone, da cui deriva per deidrogenazione, proprietà farmacocinetiche. Il prednisone viene rapidamente assorbito nell'uomo a livello intestinale, raggiungendo il picco medio delle concentrazioni ematiche 0,5-1 ora dopo la somministrazione orale di 20 mg di prodotto. Il corticosteroide sì, dati preclinici di sicurezza. Le prove di tossicità per somministrazione singola eseguite con il prednisone hanno dimostrato la bassa tossicità dello steroide sia per via orale che parenterale. Con il prednisone non sono state, elenco degli eccipienti, deltacortene 5 mg compresse, acido stearico, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio. Deltacortene 25 mg compresse, magnesio stearato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di deltacortene a base di prednisone sono Cison, Prednisone Doc generici, Prednisone EG, Prednisone Milan Pharma, Prednisone Pharmacare, Prednisone Teva, Soflon, Tulegus. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.